ha battuto, finisce qua e finisce qua. Ma dai, Chiffi, porca miseria, Simo, che derby. Porca miseria, Simo, che partita incredibile. Guarda, va benissimo così, perché io un agglomerato di culo come stasera io non l'ho mai visto, guarda. Una roba da accendere 18 ceri in chiesa al giorno per un mese. Una roba, guarda. Sono miracolati, Simo, cioè è la loro storia, nel senso, se Conceição si lancia dal terzo anello di San Siro, passa un camion di materassi che lo porta a casa comodo a dormire. È una roba assurda, perché questa era una partita che si stava indirizzando verso la vittoria del Milan, che avrebbe aperto processi sul mercato, processi sul giocatore, processi sull'allenatore. Abbiamo visto tantissimi commenti in una partita in cui prendi 3 pali, uno più clamoroso dell'altro, 3 gol annullati, di cui 2 ok per fuorigioco. Se mi dai quel fallo su Theo Hernandez, se tu dai quel fallo sul Theo Hernandez e annulli quel gol lì, il calcio di rigore di Pavlovic su Thuram è una roba enorme. La punizione che non hai fischiato su Aslani in Supercoppa italiana è gigantesca. Se tu mi fischi quel fallo su Theo Hernandez, Morata andrebbe arrestato per quello che ha fatto su Aslani in Supercoppa italiana. Questo è un arbitraggio ancora una volta pessimo in queste occasioni, in questi episodi, all'interno di una partita che in realtà non ha dato grossi spunti. Vorrei ancora capire perché è stato ammonito Dumfries, che salterà così la gara contro la Fiorentina, visto che era diffidato. Manca un rigore gigantesco, un Inter che poteva fare di più, poteva aggredire questa partita con più cattiveria già dall'inizio, probabilmente, assolutamente sì. Facciamo sempre i soliti errori contro questi qua e siamo stati polli, assolutamente sì, ancora una volta. Ma se poi andiamo a vedere, l'Inter questa vittoria la strameritava, perché ieri Conceição che faceva il fenomeno dicendo l'Inter gioca con la difesa a 5, Conceição ha giocato in 5-5, nemmeno 5-4-1, 5-5 per tutto il secondo tempo, un gollettino di culo, perché è quello che puoi fare, e poi mi chiudo dietro in attesa, sperando che i santi mi proteggano, perché tendenzialmente il santo questo Milan lo protegge, come abbiamo visto anche questa sera. È un Inter che quindi alla fine porta a casa un pareggio, Simo, che allora tante cose ci sono, nel senso che io al Milan di questa sera ho invidiato il fatto che loro lo vedevi che ad ogni pallone comunque esultavano, avevano la grinta, perché per loro ormai il derby è diventato la partita che salva la stagione. Evidentemente non è uno scontro diretto, perché non è uno scontro diretto quello col Milan, vedo che tanti parlano di scontri diretti, non lo è, e quindi giocano questo scontro così alla morte. Noi questa cosa non ce l'abbiamo avuta. Dopo 2 derby persi, questa cosa dovevamo avercela e me l'aspettavo di più. È un pareggio che a livello di classifica non va benissimo, quindi c'è la Roma adesso contro il Napoli da vedere cosa succede, però almeno, Simo, l'aver ottenuto questo pareggio così può darci una spinta, l'aver scampato il pericolo. Io questa cosa qua mi porto a casa, l'aver almeno trovato il pareggio in questo modo qua, che ti può riaccendere ancora di più l'entusiasmo. Ci sono 3 diversi piani di ragionamento su questa partita. Uno è la prestazione e l'approccio che l'Inter purtroppo nei derby quest'anno ha, che è ancora una volta difficile da capire. Uno è la classifica, che con questo pareggio purtroppo ci condanna al rischio che il Napoli di Conte allunghi, ma questo accade ogni giornata. E uno è l'ultima cosa che hai detto, dalla quale riparto anch'io, cioè l'importanza di aver pareggiato questa partita che strameritavi di pareggiare e probabilmente anche di vincere, ma quantomeno di pareggiare, strameritavi, e soprattutto eviti che la vincano loro, che se no sarebbero ritornati con l'entusiasmo, eccetera, eccetera. E non che questa non vittoria tolga completamente anche le polemiche sull'Inter, perché rimarranno, ma quantomeno sappiamo come funziona a livello di risultati, la digerisci un pochino meglio. E quindi sì, gol importantissimo di De Vrij, strameritato all'Inter. E purtroppo questa è un po' una di quelle partite simbolo, esempio del calcio, che nonostante appunto sul campo succedano una serie di cose, poi magari il risultato non rispecchia quello che è accaduto. Sono d'accordo con il fatto che l'Inter abbia giocato male, l'abbiamo sempre detto, cioè l'approccio che tu hai visto col Monaco oggi, certo anche per merito del Milan, però non si è proprio visto, 0 per tutti i 90 minuti, però allo stesso tempo hai fatto 3 gol annullati, hai avuto 3 pali e hai fatto gol al 93esimo in questa situazione qui. Quindi io
Non sono contento della prestazione ovviamente, però non posso non uscire un pochino sollevato, perché l'ipotesi, il dubbio, il timore che in questo momento noi fossimo qui a commentare una sconfitta al terzo derby su 3 sarebbe stato drammatico. E quindi almeno usciamo con il pareggio e me lo prendo onestamente per come è venuto fuori. Sì, allora io intanto ringrazio Lorena Clerici, grazie mille Lorena per il super sticker, il super sostegno, e ci dice immeritato, Forza Roma, Forza Inter, il pareggio intendi immeritato? Spero sia ironico, nel Per senso... noi, cioè che meritavamo di vincere. ok, in quel senso lì. Intanto grazie mille grazie davvero per il supporto. Franco, grazie al nostro Franco Marelli, pareggio più che meritato, anzi bene Inzaghi per la fiducia a Zaleschi che ha ricambiato con l'assist di petto per De Vrij, bene anche Bissek, sempre Forza Inter, grazie di cuore Franco, grazie davvero. Sickness scrive Zaleschi top, sembra giocare con noi da anni, mi è piaciuto l'impatto di Zaleschi, ma io Simo, non mi soffermerei tanto su di lui perché, ecco, i tanti commenti che arrivavano prima erano evidentemente di tanti che non l'hanno mai visto giocare, si basavano su quello che si dice a Roma che... intanto non giudichiamolo da 15 minuti, ma lo vedremo. Intanto è entrato bene, è un giocatore che nel contesto Inter ci può stare. Io prendo lo spunto del commento su Zalewski per citare i cambi, nel senso che una partita dove io mi aspettavo la zona Inter, i famosi primi 15 minuti del secondo tempo, più alla morte, più cattivi, invece si stava procedendo sempre con quello spartito del continuo trotterellare, passaggi, eccetera, e non riuscivi mai a sfondare e a creare nulla. I cambi di Inzaghi questa volta, secondo me, li ha letti bene per dare una scossa alla partita, cioè la scelta di togliere Ciala, Bastoni e Pavard, comunque, tre giocatori importanti, metti Zelinski che poi ha rischiato tantissimo con un errore davanti alla difesa, mette soprattutto Carlos Augusto e Bissek. Bissek è stato un'arma importante perché l'unico modo per scardinare questo Milan era magari sui piazzati, e infatti Bissek colpisce un palo, è entrato molto bene Bissek assolutamente in questa partita. E poi anche Frattesi, Zaleschi alla fine, altra scelta super vincente, così come quella, io avevo il timore che potesse togliere uno dei due attaccanti che non puoi mai togliere in questa partita qua, per cui bene in corsa, poi dopo torno su un aspetto negativo. Sì, sì, no, hai fatto un'ottima sintesi. Cambi oggi impatto ottimo da parte di praticamente di tutti. Zalewski chiaramente entra nel tabellino per l'assist, ma a me è piaciuto veramente tanto Bissek, che è già la seconda, terza partita che entra a gara in corso e sai, ci sono quei giocatori che hanno bisogno di giocare dall'inizio per mentalizzarsi, per entrare in partita, e altri che invece sanno impattare subito. Lui era ancora un po' da scoprire in questo, però sono 2 o 3 partite che entra a gara in corso, sembra in campo dal primo minuto e sembra l'Inter da 8 anni, cioè è veramente una cosa bellissima, al di là del palo ha messo subito energia, ha messo subito il suo fisico e poi ha fatto il secondary assist, come si dice, cioè l'assist per il gol di De Vrij. Ma non so, su Zalewski ovviamente dovremo vederlo, però a me ha fatto una bella impressione, c'è entrato già bello pimpante, ha fatto un errore, si è trascinato la palla sul fondo, ma poi il resto ha fatto tutto quello che doveva fare e per fortuna che ci ha messo il petto per l'assist e per il gol di De Vrij. Sì, c'è stato un po' di brusio anche in chat a un certo punto per quella palla che si è trascinato fuori, Sì. Sì. però può capitare. Io, Simo, voglio chiudere con un'ultima considerazione, perché leggo tanti commenti di questo tipo, di questo tono. Io adesso mostro la classifica. L'Inter con questo pareggio sale a 51 punti in 22 partite, senza considerare adesso che bisogna recuperare con la Fiorentina e tutti gli altri discorsi, lasciamoli da parte. L'Inter in questo momento ha 51 punti in 22 partite. La proiezione è di 88 punti con questo cammino che ha fatto l'Inter qua. 88 punti, lo ripeto. Potrebbe non bastare per lo scudetto? Potrebbe non bastare. E in quel caso, se l'altro ne fa 89 o 90, non puoi che fare un applauso al Napoli, che è un'anomalia di questo campionato, il Napoli. È un'anomalia di questo campionato il Napoli. Il fatto che una squadra che costi così tanto, che sia stata costruita con questi investimenti e non giochi le coppe, è un'anomalia, non è la normalità. Un'anomalia può cambiare tutte le proiezioni, può cambiare tutti i discorsi. Quindi ricordiamoci questo. Ora, l'Inter oggi poteva avere più cattiveria, me l'aspettavo più arrabbiata. Io da tifoso oggi volevo mordere questo Milan, volevo vedere i giocatori con l'atteggiamento di Pavard
dopo il recupero sulle AO, tutti così, a ogni giocata volevo vedere proprio portar via l'avversario alla grandissima. E invece questa cosa l'ho vista di più lato Milan, chiaramente favoriti anche dal fatto che giocavano in casa, con il pubblico dalla tua parte assolutamente differente, per cui dopo 2 derby persi in questo modo qua, che erano evidentemente quello di Supercoppa episodico, quello di campionato meno, assolutamente, secondo me, mi aspettavo di più quella cattiveria lì. Però porti a casa un pareggio in un derby con queste modalità qua, 3 pali, 3 gol annullati, un rigore clamoroso non dato, un rigore clamoroso non dato, lo pareggia all'ultimo minuto. Ragazzi, non è un dramma secondo me, non è un dramma, cioè mi dispiace perché siamo più forti e ancora una volta diciamo abbiamo la possibilità di affossarli e invece non riusciamo di nuovo ad affossarli. E quindi questa cosa mi fa rosicare, eccetera. Però atteggiamento, è un Inter che ha capito che questo campionato lo vinci solo se ti abbassi, se diventi più umile, ci siamo montati la testa, ma questo è un Inter da 88 punti, ragazzi. Con le coppe. No? No, no, ma guarda, sul discorso scudetto non è un tema. Non è un tema parlare di altro che non sia un Inter che comunque è in corsa. E io insisto, è un discorso che oggi va sceso in 2 parti. Sicuramente ci sarà da approfondire e ci saranno altri momenti già da domani per capire che cosa è successo a questa squadra nei derby. Perché per il terzo derby di fila rischi, cioè ne perdi 2 e se non fa il gol De Vrij ne perdi 3. E tutti giocati male. E arrivavamo da 6 derby vinti consecutivi, cioè che loro dovevano essere intimoriti anche solo all'idea di giocare il derby. Invece è il contrario. Cioè adesso siamo noi, o perlomeno sembriamo, intimoriti all'idea di giocare il derby pur essendo più forti. E questo è un tema che andrà affrontato inevitabilmente, anche perché potrebbe non essere l'ultimo derby della stagione. Potrebbe, lo scopriremo più avanti, ma potrebbe non esserlo. Quindi sicuramente va risolto. Dall'altra parte, la reazione di... Io comunque negli ultimi, soprattutto gli ultimi 20 minuti, ho visto un Inter che, crescendo con gli episodi che andavano male, però poi ce l'ha messo il carattere. Cioè se vai a prenderti un pareggio così, è perché ci metti il carattere. E per fortuna, una volta, anzi fortuna no, perché lì è un gol fatto bene, non è fortuna, però una cosa è girata bene. Dopo 47.000 rimpalli che finivano addosso ai nostri, uscivano fuori, 3 pali, gol annullati, pianeti che si allineano, cioè dopo tutto questo una roba è finita bene. A margine, io vorrei capire se qualcuno in società si sta rendendo conto di quello che è successo a livello di arbitraggi, perché siamo alla 6ª partita di fila in cui c'è qualcosa che non va nei nostri confronti. Ora va bene tutto, e io odio il discorso complotti, non mi piace mai quando gli addetti ai lavori vanno davanti ai microfoni a sbraitare e spero che non accada questo. Però è ora che anche magari Marotta, qualche dirigente e non solo Inzaghi, dica delle cose. Anche composti, ripeto, senza fare come Gasperini che si rende ridicolo dal mio punto di vista. Però bisogna farlo, perché sennò qui andiamo avanti, Milan in Supercoppa, Bologna, oggi, Lecce, Empoli, anche gare che hai vinto, però ci sono state delle cose nel mezzo e intanto di là c'è Conte che piange perché c'è il protocollo VAR, c'è Gasperini che fa il risentito per l'altro episodio, cioè a un certo punto potremo anche noi dire oppure no. Cosa stiamo aspettando? Ripeto, bisogna fare come i punti del supermercato, arriviamo a 10? Non lo so. Oggi mi pare evidente anche oggi, no? L'ha detto perfino Marelli, cioè... e questo dice tutto. Io ringrazio Dercucci che dice dei 7 milioni per Zalewski 2 spiccioli li metto io, quindi Zalewski ha già conquistato i cuori. Saxophone, grazie, buon lavoro Lorenzo Simone, il vostro entusiasmo fa la differenza. Saluti a tutti gli interisti da Washington, grazie Saxophone davvero, grazie mille per il grande supporto, grazie EC, siamo stati un po' lenti ma meritavamo la vittoria, grazie mille anche EC per il grande supporto. Grazie Giovanni, Barella sempre anonimo con le squadre importanti, dice. Barella, non so così d'accordo, Simo, mi sa, a me il primo tempo comunque è piaciuto, poi forse quando ho cominciato a sbracciare un pochino troppo è un po' uscito dalla partita, però a me nel primo è piaciuto, e secondo me, se dobbiamo parlare di anonimo, è stato un po' più sugli esterni, nel senso che questa era una partita che potevi spingere sugli esterni. Dumfries ancora una volta, va detto, questa volta ha perso il duello con Teo Hernandez e Di Marco non è stato precisissimo. Quindi Dumfries è sempre il termometro, questo Dumfries Teo del derby, del livello del derby, e oggi non è andato benissimo. Quindi
non è tutto bello, non è tutto ok, non è tutto perfetto, si può essere ancora più cattivi, si può andare a vincere, assolutamente sì, però ragazzi oggi è un'altra partita incredibile per come si è configurata, contro un Milan che ha sfruttato un nostro errore e null'altro, un paio di ripartenze di Leao ma non ha fatto nient'altro. E che dobbiamo fare? Io ero molto più arrabbiato per come avevamo perso il derby d'andata, quello sì, giocato male e non letto bene. Questo qua, ecco, spero che ci dia quella spinta in più, ma è un Inter che rimane in proiezione 88 punti e che perde una partita ogni 4 mesi. Quindi questa è la mia lettura di questa partita. Se poi l'arbitro oggi, dicevamo, chi fare ha chiffato, ancora una volta, Casualmente. la chiudiamo qua. Simo, io chiuderei qui la clip. Sì, 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 chiudiamo, chiudiamo. Riprendiamoci un po'. Ci riprendiamo un po', oggi è stata dura, è stata dura. Passioneinter.club, link in descrizione per entrare a far parte della nostra community dove commenteremo più a freddo questo match e ci risentiremo con tutta la nostra community, mi raccomando.